Vi ricordate di PS Vita? Sì, questa bellezza incredibile, questa console miracolosa di 13 anni fa. E vi ricordate anche che è il flop più clamoroso della storia della Sony? E vi siete mai chiesti il perché abbia floppato in questo modo? Beh, all'alba di Switch 2, che è stata annunciata da pochissimo e reduci da una generazione Switch sfavillante, incredibile, pazzesca, mi è venuta voglia di andarmi a ripescare nella libreria le vecchie console portatili, che oggi va di moda chiamare handheld, ma insomma, in sostanza siamo andati a ripescare un pochino di console e tra queste, ovviamente, è capitata lei. Eh sì ragazzi, non c'è niente da fare, ho riacceso questa console e mi sono riaffiorati 1000 ricordi e soprattutto il motivo per cui questo video è stato intitolato così. Fermi, lo so, state andando nella sezione dei commenti a scrivermi le peggio cose, però ragazzi, ragioniamo sul fatto che ovviamente il titolo è provocatorio, ma di base quello che è il titolo lo penso realmente, ossia PlayStation Vita secondo me è la console migliore mai realizzata. Ma questo perché? E soprattutto perché questo gioiellino, questa piccola console portatile di Sony, questo piccolo miracolo tecnologico è stato un flop e ha venduto addirittura 1/10 di Nintendo Switch. Effettivamente questa console dall'utenza era stata accolta con grande fomento nel 2012 quando uscì e tutti quelli che ci hanno giocato e l'hanno potuta utilizzare ancora oggi la reputano un gioiellino. Ed alcuni, come il sottoscritto, la reputano una delle console più performanti mai realizzate. Ora provate ad immaginarvi nel 2012. Doveva essere la fine del mondo per i Maya, sui nostri PC girava Windows 8. Sono stati in lutto tutti quegli amici con bandana e uncino perché aveva chiuso il sito Mega Upload. Nasceva Spotify, usciva l'iPhone 5, usciva Mass Effect 3, Halo 4, Dishonored. Entravo in Gimba Network come primo rookie italiano nella seconda community più grande italiana di YouTube. Insomma, in mezzo a tutto questo, immaginatevi poi di andare a comprare PlayStation Vita e scegliere tra la versione solo Wi-Fi a 249,99 euro e la versione con il supporto al 3G per connettervi ovunque, giocare online ovunque a 299,99 euro. Ragazzi, già questa scelta per l'epoca era il futuro. Quindi tornate a casa, aprite la scatola di questa nuova PlayStation Vita e vi ritrovate davanti fomentatissimi una console dalle funzionalità veramente incredibili. Partiamo dal pannello che subito, appena acceso, ti sparava nitidezza e definizione mai visti prima su una portable, grazie al fatto che fosse un 5 pollici OLED. Un 5 pollici OLED nel 2012, che oggi ci sbrodoliamo per l'uscita di Switch OLED come fosse un miracolo tecnologico, un avanzamento del futuro antartico incredibile. OLED nel 2012. Schermo multitouch senza pennini del cavolo, un multitouch che non si limitava allo schermo frontale, ma che si aveva anche sul retro della console, utile sia per gesture varie, sia in game in sostituzione dei tasti dorsali L2 ed R2. Poi la guardi bene, ti fermi a pensare, riprendi in mano la tua PSP, la guardi, poi riguardi la PlayStation Vita ed esclami: finalmente, cazzo, 2 Cristo di analogici. Ragazzi, PlayStation Vita è la prima console portatile che ti regala 2 analogici. Tra l'altro 2 analogici ergonomici e precisi, spazzando via, demolendo, cancellando il ricordo di quel terrificante pezzettino di plastica tondo della PSP che si spacciava per analogico. Una volta accesa ti ritrovi una dashboard proprietaria, giocosa, un mix tra quella che era la dashboard PlayStation 3 con quella PlayStation 4, un mix appunto giocoso tra serietà ed eleganza. Quindi poi vai a smanettare e ti accorgi che intanto c'è una fotocamera frontale ed una posteriore da 1,3 megapixel che, oltre a far foto e video, sfrutta la realtà aumentata con diversi giochi, alcuni con le play card AR ed altri anche senza. Cioè, per dire, questa funzionalità della realtà aumentata poteva non esserci, ma invece c'è. Potevi non farlo, ma l'hai fatto. Ed infine ti accorgi di una delle cose più fighe dell'intero
ecosistema Sony e dell'interconnettività tra console dello stesso ecosistema. Perché PlayStation Vita è una console standalone, sì certo, ma che poteva diventare una vera e propria periferica di PlayStation 3 per alcuni giochi e per tutti i giochi di PlayStation 4. E non come quella buffonata di PlayStation Portal. Sì, perché con PlayStation Vita potevi attivare la riproduzione remota, ossia quello che fa oggi Portal, ma nel 2012. Stai giocando al tuo gioco preferito e improvvisamente ti parte il cagotto, ma sei troppo preso dal gioco e non riesci ad alzarti? Non cagarti addosso! Ora, con la tua PlayStation Vita, puoi continuare a giocare anche sulla tazza del cesso, senza problemi, grazie al mirroring dello schermo che trasmetterà in tempo reale il gioco PlayStation 4 sulla tua PlayStation Vita. PlayStation Vita, una vita di cagate. No, mi sa che suona male, la dobbiamo rifare. Ma in più, ragazzi, una funzione incredibile è che questa console funzionava come secondo schermo annesso al videogioco. Non funzionava ovviamente con tutti i videogiochi, non tutti i videogiochi supportavano il secondo schermo, ma alcuni sì. Ad esempio, Assassin's Creed Black Flag potevi, con questo schermo della PlayStation Vita, visualizzare la mappa dei tesori. Oppure, incredibile, con Fallout 4 poteva diventare il tuo Pip-Boy, perché vedevi la HUD del gioco del Pip-Boy sullo schermo della vita. Ciliegina sulla torta poi è che questa console poteva diventare effettivamente un secondo joypad, ossia veniva riconosciuta ampiamente da PlayStation 4 e nel momento nel quale magari una persona non aveva un secondo joypad poteva utilizzare questa console come secondo joypad. Funzionante perfettamente anche perché, vi ripeto, l'ergonomicità di questi analogici, il fatto di avere anche i dorsali con il touchscreen retro di L2R2, avere R1, cioè era esattamente un controllo che funzionava perfettamente con tutti i giochi PlayStation 3, ma soprattutto PlayStation 4. Lo so ragazzi, sembra di parlare del futuro e tutt'oggi sembra veramente il futuro, ma è un futuro di 13 anni fa, un futuro che è floppato 13 anni fa. Non si sa perché. O per meglio dire, si sa il perché. Perché vi ho parlato di tutto, vi ho spiegato tutte le funzionalità tecnologiche, tutto quello che potevi fare con questa console a quella cifra, perché vi ricordo che è uscita a un prezzo iper competitivo. Quindi qual è il piccolissimo dettaglio che ho tralasciato appositamente? Di cosa effettivamente non ho parlato finora? Dillo dai, dillo. Di cosa non ho parlato fino adesso? Sì, dei cazzo di giochi, esattamente, perché questi giochi all'uscita non c'erano. E se c'erano, erano veramente pochissimi. Ma soprattutto, ragazzi, le esclusive, a parte Uncharted Golden Abyss uscito proprio al day one della console, non c'era niente. Non c'era niente. O per meglio dire, sono arrivati piano piano. Ma voi ricordate PlayStation Vita? Ricordate tutte queste esclusive di PlayStation Vita che effettivamente sono uscite e che tra poco vi elencherò e rimarrete sbigottiti? Vi ricordate campagne pubblicitarie sulle esclusive PlayStation Vita? Vi ricordate video recensioni, testate giornalistiche che parlavano in articoli, in forum di giochi esclusivi di PlayStation Vita o della console stessa? No, e neanch'io infatti. Perché? Perché ne parlo anche un po' incazzato? Perché questa console, questa bellissima console, è stata boicottata. Effettivamente è stata boicottata in primis da Sony. Sony non l'ha mai voluta spingere, non si capisce neanche bene il motivo e effettivamente non è stata accolta dalla massa questa console in maniera così eclatante. Le vendite sono state bassissime. Ma perché? Perché se oggi PlayStation Vita fosse lanciata con campagne pubblicitarie all'altezza di quelle che sono quelle di Sony, oggi PlayStation Vita, ancora oggi, venderebbe molto, ma molto di più. E di giochi ne sono usciti. Io, vabbè, ne ho recuperati
ben pochi nella mia carriera di PlayStation Vita e soprattutto, ragazzi, recuperare oggi le esclusive PlayStation Vita non è neanche cosa troppo semplice. Oggi sono quasi diventate vintage di tendenza, qualcosa di quasi introvabile, o per meglio dire di trovabile, ma a un certo livello di prezzo. E parliamo di titoli esclusivi su PlayStation Vita di saghe storiche, di cui io sono sicuro che voi non ne avete mai sentito parlare. Parliamo di titoli come Dynasty Warriors Next, quindi capitolo esclusivo della saga Dynasty Warriors, Silent Hill Book of Memories, un capitolo di Silent Hill dove nell'intera YouTube Italia non esiste una stramaledetta recensione di una testata giornalistica. Poi continuiamo con Soul Sacrifice, Call of Duty Black Ops Declassified, Killzone Mercenary, Resistance Burning Skies, un capitolo spin-off della trilogia famosa uscita per PlayStation 3, debuttò su PlayStation 3. Phantasy Star Nova, capitolo esclusivo del famosissimo JRPG della Sega, ed infine il primo citato, Uncharted Golden Abyss. Ragazzi, con questo video ho voluto un po' esporre il mio rammarico rispetto a PlayStation Vita, un po' il mio aver rosicato negli anni perché questa console non sia mai esplosa e non sia stata mai troppo spinta da Sony, come infatti la definisco, boicottata dalla stessa casa madre. È un peccato perché una console del genere con queste funzionalità, se uscisse oggi, ancora oggi, potrebbe vendere tantissimo e potrebbe reggere il confronto con tutte le console portatili handheld che ci sono attualmente sul mercato. Non sto scherzando perché lo avete tastato con mano, tra virgolette, attraverso questo video di tutto ciò che possiede questa console di ben 13 anni fa. Tra l'altro, ragazzi, i giochi sono usciti per PlayStation Vita. Io ovviamente non l'ho recuperati tutti perché, come avete visto, le esclusive sono anche abbastanza onerose da recuperare, ma tipo un Assassin's Creed Liberation, un Virtua Tennis 4, un Rayman Origins, un Little Big Planet, un Most Wanted e soprattutto un HD Collection, ragazzi. Un HD Collection che si gioca divinamente su PlayStation Vita. Non potete capire quanto è perfetta essere giocata questa collection su PlayStation Vita. E tutto ciò non ha avuto un seguito. Quindi spero di aver dato giustizia con questo video a questo piccolo gioiellino che tengo adesso in mano. Spero di avergli dato giustizia perché se lo merita, perché se lo meritava e perché soprattutto, a detta di Sony, nonostante il fallimento, il passo PlayStation Vita è stato fondamentale per la produzione e per l'innovazione tecnologica della stessa casa madre sulle future console che sono poi uscite in casa Sony. E insomma, ragazzi, che vi devo dire? Viva la vita!